Amici di Bo399, amici di PES, amici della Serie A 25-26, buongiorno. Questo è il secondo episodio di questa 24esima giornata, secondi highlights. Il telecronista non era in sciopero del primo, ma semplicemente aveva disattivato il microfono, quindi grazie per la segnalazione, ci riproviamo. Tra l'altro mi dispiace perché qualche partita nel frattempo è stata giocata, quindi abbiamo anche lo spoiler, abbiamo avuto Bologna-Parma e Lecce Udinese che si sta giocando, quindi c'è qualche partita in più. Questo è il programma. Eccoci qua. Si inizia subito con l'anticipo del venerdì sera, che nella realtà ha visto uno 0-0 piuttosto scialbo. Qui si parte subito con un primo intervento del Pisa con Moreo, poi abbiamo Angori che lavora sulla fascia a sinistra, pallone per Tramoni, gol, e quindi eccolo il Pisa che passa in vantaggio, gol pesantissimo sul Verona. E adesso controllo se il microfono è attivo, sì, perché adesso ho il dubbio. L'avevo messo perché c'erano dei rumori mentre giocavo le partite e quindi ho disattivato il microfono mentre giocavo le partite ed è rimasto disattivato anche oggi. Comunque ci riprova il Verona ad accorciare le distanze, perché sarebbe una sconfitta tremenda questa per la salvezza. Pollirola, nuovo acquisto di gennaio, si fa parare comunque la conclusione da Semper. Poi c'è un'ammonizione di Serdar che poteva anche essere punita più severamente su Ieris. Io qui ho fatto il Verona e ho perso. Quindi Pisa, azionato dalla CPU, batte Verona 1-0 al Bentegodi in una partita con più possesso palla ma meno tiri in porta. Devo dire che è stata forse anche la prima della serata, insomma. Abbiamo visto nella realtà la vittoria al Fulmidi-Cotone del Napoli ieri sera e invece oggi rivediamo come è andata sulla PlayStation. Aaron Martin passa per Ellerson, io qua ho usato il Napoli. Frendrup, palla per Colombo cede di nuovo per Martin, la mette al centro, al volo, tap-in di Colombo e gol, questa volta come nella realtà, quindi il gol di Colombo c'è stato sia su PES 20 che nella realtà, anche il risultato potrebbe essere simile, ma non lo spoiler per chi non ha ancora visto questi highlights, magari non ha visto quelli senza audio. Anzi, sarebbe quasi il caso di cancellarlo, vabbè, lasciamone due, tanto è lo stesso. Ora, va avanti, risponde il Napoli con Politano sulla fascia destra per David Neres, che di testa, che lancia Spinazzola, che di testa incrocia e segna il gol del pareggio, quindi Spinazzola batte Cassa e quindi segna. Questo gol invece nella realtà non è successo. E vediamo. Pareggio del Napoli, quindi a Marassi, in quello che assomiglia il più possibile allo stadio di Marassi, che è lo stadio del Fenerbahce in PES 20. Poi abbiamo Frendrup che perde palla, ancora per il Napoli, Lobotka, siamo al 38esimo, sempre ancora primo tempo, McTominay porta palla, tira, gran parata del portiere genoano e quindi Vasquez può far ripartire l'azione. Siamo al secondo tempo, è Spinazzola attivissimo per Højlund, palla Vergara, stop, tiro, rete, Vergara in quella che è la copertina di queste highlights, la clip di copertina di queste highlights. Vergara, giocatore per cui io stravedo, porta in vantaggio il Napoli a Genova. E vedete, combinazione Højlund, Spinazzola, ancora Højlund, Vergara, stop, tiro e rete, esattamente nella stessa porta dove Colombo aveva segnato il gol dell'1-0. Siamo allo scadere della partita con Gilmour che passa a Højlund. Gilmour è entrato da poco, Højlund entra in area, attenzione, tiro e poi palla in rete, palla a lato.
Finisce quindi Genoa-Napoli con la vittoria del Napoli, e siamo ad un'altra partita, Torino-Fiorentina, che si è giocata ieri sera. Botta di qua, botta di là, come diceva una canzone, colpi di qua, colpi di là, come diceva una canzone di cartoni animati di tanti anni fa, La Stella della Senna. Non segna la Fiorentina. Adesso abbiamo Zapata con il Torino, siamo già nel secondo tempo, pronti per il Ciolito, tiro gol dell'ex, tra l'altro credo proprio in PES 20, cioè nel 2019-20, Simeone, il Ciolito giocasse a Firenze. E vediamo appunto il gol. Tanto ho eliminato le highlights senza telecronaca perché non avevano senso, spiace per quelle persone che l'hanno visto e che quindi non hanno goduto di questa grande telecronaca professionale, per citare qualcuno. No, non è minimamente professionale, sono 4 chiacchiere che commentano degli highlights di un gioco che adoro e che mi diverte a giocare. Attenzione, perché questa partita è fondamentale per la Fiorentina, che infatti giunge al pareggio, perché con una sconfitta sarebbe stata quasi condannata. La classifica l'abbiamo vista, la conosciamo, ed ecco qui il tap-in di Ken con il gioco, la scelta, la disperazione di mettere Piccoli a pochi minuti dalla fine, che ha pagato. Attenzione però, perché il Torino si riversa in avanti, il tiro, il palo del Torino, e finisce così con graziata la Fiorentina all'ultimo. A dire il vero non compare negli highlights, ma c'è stata un'altra azione con Zapata che stava segnando comunque anche lui alla fine. Andiamo a Bologna, dove il Parma nella realtà ha espugnato il Dallara. Vediamo come andrà questa partita sotto il sole di Bologna in questa giornata di inizio febbraio. È Miranda che dalla sinistra prova a crossare, invece cede a Pobega, Pobega botta, bella la parata di Suzuki che è il portiere titolare del Parma, se non è infortunato. Adesso abbiamo Nicolussi Caviglia che scambia con Ondrejka, che sbagliano però il passaggio. Attenzione per Odegaard, entra in area, la botta di Odegaard sfiora il palo e quindi il Bologna non riesce a passare in vantaggio. Andiamo al secondo tempo con Miranda che cede a Pobega, che qui è autore di una grandissima partita, invece nella realtà è stato espulso. Bellissimo l'assist di Castro per Orsolini, ed eccolo qua, Orsonaldo, il capitano, porta in vantaggio il Bologna al Dallara contro la Fiorentina, e è un risultato abbastanza simpatico, perché comunque porta simpatico per il Bologna, ovviamente, che riduce la distanza dalla zona Europa. Attenzione, Rowe ci prova, colpo di testa, Orsolini, ribatti, tiro, rimpallo, ed è palla alta, salvo il Parma, salvo appunto solo per questa azione, non per della partita, perché come avete visto finisce 1-0 per il Bologna. Abbiamo adesso la partita di Lecce-Udinese, che in questo momento si sta giocando, e vi dico che vabbè, non vi dico il risultato, tanto è inutile che ve la commenti. Tanto Zaniolo qui sbaglia un gol fatto. Attenzione, c'è il gol del Lecce, Pierre entra in area addirittura, tutti si aspettavano o il cross al centro o il passaggio, io ci ho provato, qui ho fatto il Lecce e di punta ha portato i salentini in vantaggio, quindi squadra giallorossa in vantaggio, un vantaggio fondamentale nella corsa alla salvezza, perché abbiamo visto la classifica, il Lecce è quart'ultimo con qualche punto di vantaggio sulla Fiorentina, che ha pareggiato col Torino, quindi attenzione. Abbiamo ancora Sottil che cede a Ngon, e poi tap-in su primo miracolo di Okoye, tap-in di Bandà appena entrato all'82esimo, entra e segna su ribattuta. Lecce sentenzia questo risultato 2-0 sull'Udinese,
un Udinese che comunque è abbastanza tranquillo dal punto di vista della salvezza, anzi potrebbe quasi avere qualche ambizione europea, un po' come lì il Torino. Ci sono delle squadre che purtroppo in un campionato a 20, che io non amo particolarmente, anzi farei tornare assolutamente a 18 se non a 16, ma a 16 sarà praticamente impossibile, possiamo rinunciarci per sempre, ma magari a 18 i potenti del calcio italiano potrebbero ravvedersi come hanno fatto in Germania e in Francia. E se noi guardiamo il Bundesliga e il campionato francese, sicuramente al di là delle grandi potenze Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, è un campionato molto molto più divertente dopo la riduzione a 18 squadre. Andiamo all'Inter, futura campione d'Italia, subito, 5 minuti, Dumfries gol. Sembra veramente ormai segnata il cammino verso lo scudetto della squadra nerazzurra, anche alla PlayStation, anche su PES 20. Inter subito in gol e quindi strada spianata verso la vittoria a Sassuolo, partita che si giocherà alle 18 di oggi, quindi questa invece non è stata ancora giocata. Ancora primo tempo, 17esimo, più Esposito per Lautaro Martinez, così è troppo facile, 18esimo, 2-0 e Lautaro porta in vantaggio al raddoppio l'Internazionale allo stadio di Reggio Emilia, l'ex stadio Giglio, ora Mapei Stadium, con il povero Muric sdraiato a terra. Adesso abbiamo Iconé che sbaglia il passaggio, grande anticipo di Barella per più Esposito, ancora assist, ancora Lautaro, ancora gol, 26 minuti, 3-0 Inter. Cari signori, questa cosa vuol dire solo una grande strada spianata. In classifica la differenza dei punti con il Milan secondo prima di questa partita di 5 punti. Ora vedremo cosa succederà. Carlos Augusto intanto entra in area, mette al centro, ma Lautaro è anticipato da Izes che se la butta dentro e quindi siamo a 4-0 per l'Inter in questa partita delle 18 di domenica. Vedete, grande azione di Carlos Augusto e poi autogol di Izes. Ancora l'Inter, ancora più Esposito che lavora qui con Dumfries. Numero di Lautaro, bellissimo questo numero di Lautaro. Non so se sia tecnicamente una ruleta, perché io non sono un esperto di mosse calcistiche, forse un pochino qualcosina del wrestling sì, ma di mosse calcistiche no. E c'è questo comunque stupendo numero di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, che mette a segno quindi la sua tripletta e il punto esclamativo su questo 5-0 dell'Inter. Attenzione, però Sassuolo è ancora vivo, siamo al 96esimo, errore di Bastoni e gol di Zola, neo acquisto di gennaio, Mbala Zola, e gol della bandiera per gli emiliani o romagnoli? Sassuolo, Emilia Romagna, perché la Romagna secondo me è sulla costa, l'Emilia è Bologna, sicuramente Parma, Reggio Emilia ovviamente, Reggio Emilia, direi che anche Sassuolo che gioca a Reggio Emilia è Emilia, è più Emilia che Romagna. Comunque l'Inter vola in testa alla classifica, va in fuga per il momento aspettando il risultato di Milan-Como. Fallaccio qui di Taylor, tanto siamo a Torino, nel posticipo della domenica sera, Juventus-Lazio. Taylor, cartellino giallo. Attenzione, lanciatissimo Kenan Ildiz in area, il tiro, ribattuto la difesa laziale che poi rinvia fuori. Questa è la prima azione della Juventus. Tra l'altro qua, attenzione poi, si invola Jonathan David per Cambiaso che cede ancora piano a David, la botta a sorpresa e il palo, gran palo di David. Ancora Juventus, ancora siamo al secondo tempo, ecco Kalulu che si espone, entra in area, David, rimpallo, doppio rimpallo, prima un difensore e poi Provedel, la palla comunque finisce in rete.
e la rete di Jordan David con le trecce, approfittando del fatto che su PES 20 non c'è il volto ufficiale, mentre ricordiamo su PES 21 c'è il volto ufficiale di Jonathan David. Infatti poi farò in settimana la presentazione della stessa patch su PES 21, vedete quanti volti in più ci saranno. Comunque Jeremy Boga, neoacquisto, mette al centro per David, la partita finisce così, Juventus 1, Lazio 0, quindi una Juve che da 45 va a 48, a 2 punti dal Milan, vedremo, comunque sempre a 10 punti dall'Inter, che abbiamo visto vincendo a Sassuolo è a quota 58. Atalanta-Cremonese, è la partita dell'anticipo del posticipo, ovvero la partita delle 18 di lunedì, quindi di domani. La botta subito di non ho visto chi, l'ala destra potrebbe essere, vabbè, è lo stesso. Andiamo avanti all'azione dopo, come 90° minuto. Vecchio stampo. Attenzione, eccola la Cremonese, attacca con Pezzella, c'è colpevolissimamente Carnesecchi fuori dai pali, tap-in vincente di testa di Federico Bonazzoli, che è l'attaccante più prolifico della Cremonese quest'anno, meglio anche di Vardi, e è una bella rivincita di Bonazzoli, che era addirittura sceso di categoria, delle volte sembrava un giocatore perduto, e invece a Cremona sta trovando una seconda vita e un gran campionato. Quindi rete di Bonazzoli, Atalanta in svantaggio. Attenzione, perché abbiamo ancora la Cremonese che inizia il secondo tempo così, con Bonazzoli proprio che mette al centro per Vardi, stop, tiro di Torsby, palla a lato. E qui abbiamo Bernasconi, ancora Atalanta. Bernasconi, l'Atalanta insegue il pareggio, Raspadori, Pasalic al centro, Scamacca, anzi Krestovic, perché Scamacca aveva la freccia giù e quindi il titolare era Krestovic. Grande parata qui di Audero. Ancora un bel anticipo di Bernasconi, siamo al 92esimo per Raspadori. Raspadori inciampa ma tiene botta, recupera la palla l'Atalanta, deviazione, calcio d'angolo, forse c'è ancora un'occasione, vedete qui Raspadori calcia due volte sul difensore, ottiene un calcio d'angolo, vediamo se l'ultima azione porterà al gol del pareggio. Raspadori è pronto per battere corto a Samardzic entra in area, lotta, colpo di tacco di Anor, si poteva evitare il colpo di tacco lì, rinvia la difesa cremonese che mette a segno un colpaccio, perché 3 punti a Bergamo intanto stoppano un periodo positivissimo dell'Atalanta e poi soprattutto mettono abbastanza a riparo la Cremonese dal rischio retrocessione che sembrava lontanissima fino a un paio di mesi fa e che nella realtà la Cremonese si è un po' complicata la vita perché non vince da parecchie partite e sta anche disputando un po' una fase calante, un calo di prestazioni. Ecco, poi vorrei capire da voi se preferite che la mia idea è mettere al venerdì sera tutte le immagini di queste highlights della giornata successiva al campionato, quindi ditemi voi se preferite semplicemente la giornata, tanto abbiamo Wesley che entra in area, siamo al posticipo del lunedì sera, Sule ribatte ancora Sule e la rete dell'argentino che poi va a esultare sotto i suoi tifosi della curva sud, e la Roma passa in vantaggio in quella che dopo la vittoria della Juve è quasi una vittoria di Juve-Napoli, è quasi una vittoria obbligata in casa contro il Cagliari. Non so se nella realtà sarà così, però vedete come ci crede Sule, che ci prova ripetutamente e segna. Dicevo, fatemi sapere cosa gradite, se gradite più partire da adesso e andare avanti con un campionato diciamo inventato, cioè di metaverso, cioè partire da questa classifica e poi andare avanti e vedere come va a finire il campionato, oppure invece se azzerare ogni volta e fare semplicemente gli highlights della giornata precedente in modo da
da andare di pari passo con la classifica reale. A me stuzzica più l'idea del campionato parallelo, cioè partire da adesso e poi andare con la nostra classifica in fondo. Intanto abbiamo Sule che passa al centro per Malen, colpo di testa, bella parata di Caprile, poi ancora una botta di Cristante, palla sul fondo, ci prova il Cagliari, attenzione, Foloruncio per Palestra per il Gallo Belotti che prova a segnare il gol dell'ex La Botta, sfiora il palo il Gallo che per me sarà sempre titolare nel Cagliari anche se è infortunato. Dybala perde palla e ancora Belotti per Pavoletti e Svilar qui fa un altro miracolo, la Roma si difende e questa volta riparte in attacco, 75esimo, Angelino che è tornato, palla per Dybala si accentra, viene messo giù, Sule sta per battere veloce, no, perché Dybala giustamente gli dice aspetta un attimo che la battiamo con calma, che potrebbe anche essere la mia specialità, caro Mattias, batte Dybala e la palla in rete, 2-0 della Roma che quindi mette il punto esclamativo su questa partita e adesso si fa dura per il Cagliari. Eccola la Dybala Maschere, eccola Gioia, a me piace chiamarlo Gioia, so che si dice Hosha, che è in spagnolo, l'ho sempre chiamato Gioia, perché in italiano suona meglio, rende meglio per gli italiani poi ovviamente. È una gioia vedere giocare Paulo Dybala quando gioca, perché purtroppo il suo tallone d'Achille è che ha sempre giocato troppo poche partite. Comunque va avanti ancora la Roma, Dybala entra in area, tira, parata di Caprile, ininfluente per il risultato. I 3 punti della Roma sono realtà e quindi Sule al 22esimo, Dybala al 78esimo, eccoli qua che esultano di nuovo sotto la curva sud a fine partita, probabilmente sotto le note di Antonello Venditti. E quindi arriviamo alla fine di questa giornata con l'ultima partita che è il big match poi, cioè Milan-Como, una partita molto divertente. Inizia il Como subito con D'Acugna, la botta, parata di Maignan. Il Milan deve assolutamente vincere, io farò il Milan, sto facendo il Milan, deve assolutamente vincere per scongiurare la fuga dell'Inter che in questo momento è a 58 mentre il Milan è a 50. Ricci si accentra. Siamo al 24esimo, la botta di Ricci che però si perde sul fondo senza neanche impegnare Butes. Duvicas per Addai per Duvicas di nuovo, gran triangolo, Rodriguez, il tiro e il palo, graziato Maignan, graziato il Milan che si salva veramente per il rotto della cuffia. Qui c'è un fallo di Modric su Duvicas. E quindi ci sarà una punizione, siamo all'inizio del secondo tempo, batte Nico Paz, batte la CPU e segna con il gol di Nico Paz, un gol pesantissimo questo qui, di questa partita che doveva giocarsi in Australia e che invece poi ha perso l'accordo e quindi adesso si giocherà tra qualche giorno, è un match importantissimo. Nico Paz porta in vantaggio il Como e quindi vediamo come reagirà il Milan. È Rabiot che passa per Leao è un piacere da usare, ve lo dico se non l'avete ancora usato. Si accentra, tira e fa un numero pazzesco, vedete, può tirare da qualsiasi posizione. Non è finita, Modric cerca Pulisic, poi la parata di Butes, che palo di Leao. Questa è una partita che il Milan ha giocato veramente bene, stiamo perdendo ma stiamo dominando un Como che è stato molto molto furbo. Ancora Leao, ancora la botta, ancora un palo. Sfortunato qui il Milan, sfortunato Leao. Vediamo cosa succede, Modric al centro, il tiro di testa di Atekame che è appena entrato al posto di Saelemaekers, gol annullato però perché c'è una chiara e netta posizione di fuorigioco, quindi Milan ha veramente fatto tanto ma ha ottenuto pochissimo. Attenzione qui, Rodriguez, parata di Maignan, ancora un rinvio, ancora un errore e calcio d'angolo, anche qui si salva il Milan. Attenzione però, calcio d'angolo, batte Nico Paz, prima era stato Addai a tirare.
Nico Pass, colpi di testa vari, poi Perrone svetta su tutti e porta a 2. Le reti del Como a San Siro all'87esimo, Como che quindi rimarrebbe attaccato se finisse così al treno Juventus-Roma, che però lascia il Milan a -8 dall'Inter capoliste, quindi scrive la parola fine per il campionato, per la vittoria dello scudetto. C'è ancora una punizione, ancora Nico Paz e ancora un gol. E ancora un gol al 95esimo, Nico Paz. Questa partita che ho giocato con il Milan mi ricorda tantissimo la partita di Coppa Italia di questo mercoledì, giocata dalla Juventus a Bergamo con l'Atalanta, Juventus dominante che meritava assolutamente di vincere, e risultato 3-0 per l'Atalanta, che comunque non ha rubato niente, esattamente come il Como qui a San Siro. Non ha rubato niente, ma ha ottenuto forse di più di quanto meritava. Questi risultati, Verona-Pisa 0-1, li avete visti, vittorie importanti tutte le squadre in vetta alla classifica, ad eccezione del Milan, quindi Como che rimane allineato al Milan nella corsa alla Champions, Inter che invece va in fuga a 58 contro i 50 punti del Milan, e poi abbiamo 49, eccoli qua, Napoli, Juventus, Roma, Como. La lotta per la retrocessione vede la Fiorentina leggermente staccata rispetto al Lecce, con Parma e Genoa che piano piano sono ancora lì a 23, mentre la Cremonese sembrerebbe verso la salvezza. Vi saluto, vi ringrazio, vi scuso per la mancata telecronaca del video precedente. Se vi piace mettete like al video, seguite il canale Botroid Video and Games. Buon proseguimento di domenica, ciao!